Oggi andremo a fare un video diverso dal solito. Andremo a scoprire se ha senso riutilizzare un impasto congelato proprio come questo. Bello duro, eh? Lascio la parola al me del futuro. Eccomi qua dal futuro. Guardate cosa vi posso portare. Ta-da! Questo è l'impasto che era completamente surgelato. Se voi rispettate ogni singola fase che vedrete successivamente nel video, otterrete una pizza così. Quindi da impasto surgelato ad una lievitazione completa fino alla cottura. Questo è il risultato che si ottiene. Andiamo col procedimento. Come prima cosa andiamo a mettere in frigo il nostro impasto congelato per almeno 12 ore. Noi ci vediamo domani. Eccoci qui amici, sono trascorse circa 15 ore ed ora è il momento di prendere il nostro impasto che io ho già tirato fuori dal frigo. Andiamo a vederlo insieme. Vedete? È morbido. A questo punto lo andiamo a mettere in un contenitore. Se non avete un contenitore come questo, potete usare tranquillamente una ciotola ben oliata. Io metto un po' di farina sul fondo, lo vado a tirar fuori da qua, lo metto qui, ci metto un altro po' di farina, ovviamente sempre semola di grano duro rimacinata. Andiamo a chiudere e lo lasciamo lievitare per circa 8 ore. E noi ci vediamo dopo la lievitazione. Sono trascorse poco più di 8 ore di lievitazione. Andiamo a vedere come si presenta l'impasto. Beh, sicuramente è lievitato ed è bello soffice. Siamo pronti per stendere ed andare ad infornare sul forno preriscaldato a 250 gradi, dato che siamo su un forno domestico. Ovviamente, come nei miei video, la cottura sarà sempre la stessa, ovvero la parte bassa circa 7-8 minuti, la parte centrale 7-8 minuti e l'ultima parte, dove andrà messa la farcitura, 2 minuti di cottura solamente. Dimenticavo, con questo impasto è possibile ottenere 2 pizze, diciamo, napoletane contemporanee, oppure anche 2 pizze in teglia da 300 grammi l'una, pizza in pala, chiamiamo così, oppure anche un'unica pizza in teglia, quello che noi adesso andremo a fare. Stendiamo la semola di grano duro sul piano di lavoro, andiamo a prendere il nostro impasto, cerchiamo di metterlo alla forma della teglia, in modo rettangolare così, mettiamo un po' di semola di grano duro sopra, iniziamo a stendere così, dai bordi e dal basso verso l'alto. Allarghiamo un pochino così, prendiamo la leccarda, con questo movimento andiamo a riversare la farina in eccesso e a mettere il nostro impasto sulla leccarda. Allarghiamo l'impasto delicatamente senza far strappi, per i bordi mano qua, si tira il lembo e si fa così. Lo stesso di qua la stessa cosa. Per una base bianca andremo a mettere un filo d'olio e ad infornare subito alla parte bassa, mentre per una base rossa andiamo a mettere la passata che precedentemente ho preparato con olio, sale e basilico. A noi piace andare con le mani, vero? Ed ora inforniamo. Ci vediamo a fine cottura. Eccola qua, finalmente abbiamo cotto la nostra fantastica pizza. Andiamo a vedere come si presenta al taglio. Sentiamo? Beh dai, abbastanza soddisfatto, in alcuni punti è anche scrocchiarella.
Ecco qui, la fetta si presenta così, il colore non è male. Andiamo a vedere sotto, c'è la cottura, è buona, è morbida e anche abbastanza scrocchiarella. Andiamo ad assaggiarla, sentiamo. Vi devo dire, mi ha davvero sorpreso che un impasto sul gelato alla fine risulti una pizza così gradevole al gusto. Quindi che dire, se dovessero avanzarvi delle palline quando impastate, non preoccupate. Quindi che dire, se voi impastate e vi avanzano delle palline, non preoccupatevi, surgelatele nell'istante prima di far partire la lievitazione. Poi, se seguite questo procedimento, alla fine otterrete una pizza davvero soddisfacente. Quindi, io continuo a mangiare e noi ci vediamo al prossimo video.